Il mio sangue italiano balzò più forte, quando le mie labbra inventarono ad alta voce la parola futurismo. Era una giovane bandiera rinnovatrice, antitradizionale, ottimistica, eroica e dinamica, che si doveva inalberare sulle rovine del passatismo. In questo testo del 1915, Filippo Tommaso Marinetti rievoca la fondazione del movimento di avanguardia del futurismo, in seguito alla pubblicazione del celebre manifesto nel febbraio 1909, in francese, sul giornale parigino Figaro. Il futurismo si presentava fin dall'inizio con una carica incendiaria e rivoluzionaria, proponendo un sovvertimento dell'arte e della società tradizionale, con l'uso di un linguaggio violento. Evidenti le somiglianze con la retorica fascista, che sarebbe nata di lì a pochi anni. Marinetti nacque nel 1876 ad Alessandria d'Egitto, e si formò proprio a Parigi, dove entrò a contatto con i principali intellettuali europei del primo Novecento. Fu in questo ambiente culturale che sviluppò un pensiero nazionalista e bellicista, che si riflette nel manifesto del 1909. Il futurismo propugnava il rifiuto del passato in nome di alcune parole d'ordine, tra cui la celebrazione del progresso e della macchina, il mito della velocità, l'esaltazione della violenza e della guerra come sola igiene del mondo. La novità e lo sperimentalismo vengono contrapposti a tutto ciò che appartiene al passato, tanto in ambito artistico come in quello sociale e politico. Ciò che è vecchio e stantio deve essere spazzato via, come biblioteche e musei di cui si invoca la distruzione. Ecco un passaggio chiave del manifesto del 1909. È dall'Italia che noi lanciamo per il mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e incendiaria, col quale fondiamo oggi il futurismo, perché vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di professori, d'archeologhi, di ciceroni ed antiquari. Marinetti, coerente con questa visione del mondo, seguì le guerre balcaniche come corrispondente e caldeggiò l'aggressione alla Libia del 1911, nel 1914 sostenne l'intervento dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, cui in seguito prese parte come volontario. La sua esperienza è molto simile a quella di D'Annunzio, di cui fu amico, anche se questi non aderì al futurismo essendo ancora legato alla tradizione classica. Lui e Marinetti ebbero però idee simili in campo politico, opponendosi al parlamentarismo e allo Stato liberale. Non a caso Marinetti contribuì ad alimentare il cosiddetto mito della vittoria mutilata, che culminò nell'occupazione di Fiume compiuta dal Vate nel 1919. Ricevuta la notizia, Marinetti la accolse con entusiasmo e raggiunse D'Annunzio a Fiume, dove tenne dei discorsi. Durante quell'esperienza, destinata a finire nel 1920 con l'intervento del Regio Esercito Italiano, Marinetti scrisse annotazioni nei suoi taccuini, di recente pubblicati con il titolo Diario Fiumano. In questo clima politico e culturale nacque il fascismo, per il quale Marinetti provò una forte simpatia avvicinandosi a Mussolini. Nel 1918 aveva fondato i Fasci Futuristi, mentre l'anno seguente partecipò alla fondazione dei Fasci di Combattimento, a Piazza San Sepolcro a Milano. Il rapporto tra Marinetti e Mussolini ebbe alti e bassi, poiché l'intellettuale in un primo momento si allontanò dal fascismo, salvo poi rientrarvi ma restando ai margini della vita politica italiana. Il fondatore del futurismo non approvava la svolta in senso statale e borghese del fascismo, che alle sue origini si presentava come un movimento rivoluzionario e incendiario, dall'ideologia non molto diversa da quella dello stesso Marinetti. Lo scrittore pubblicò nel 1924 una raccolta di saggi, intitolata Futurismo e fascismo, in cui esprime la propria vicinanza alla visione antidemocratica di Mussolini. Ecco un passaggio in cui Marinetti esalta il dittatore e definisce la sua politica di stampo futurista. Con Mussolini il fascismo ha ringiovanita l'Italia. Spetta a lui l'aiutarci nel rinnovamento dell'ambiente artistico ove permangono uomini e cose nefaste. La rivoluzione politica deve sostenere la rivoluzione artistica, cioè il futurismo e tutte le avanguardie.
Nonostante tutto, Marinetti conservava una spinta anarchica che veniva mal sopportata dal regime, per il quale rappresentava un problema. Ebbe comunque riconoscimenti formali, culminati nell'ingresso nel 1929 nell'Accademia d'Italia. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Marinetti appoggiò lo sforzo bellico dell'Italia con opere di propaganda, per poi arruolarsi nuovamente come volontario. Malgrado l'età avanzata, l'uomo partecipò alla campagna di Russia, nel 1942. Al suo rientro in Italia, minato nel fisico dalla malattia, aderì alla Repubblica Sociale e compose altre opere di propaganda, come il quarto d'ora di poesia della 10ª Mas, in cui inneggiava col solito linguaggio violento alla guerra e all'azione. Morì nel 1944 a Bellagio, a causa della salute precaria. Marinetti fu sicuramente un esponente emblematico della cultura italiana del primo Novecento, anche se non produsse opere letterarie di assoluto valore, guadagnando la fama più per la sua retorica chiassosa e urlata che non per i risultati artistici. Il futurismo ha rappresentato un importante movimento di avanguardia in Italia, esercitando una forte influenza anche all'estero, con tutti i suoi limiti dovuti all'esasperazione del linguaggio e ai contenuti violenti e rivoluzionari. Il fascismo delle origini subì forti influssi dall'ideologia futurista, e senza dubbio i due movimenti, pur avendo natura molto diversa, nacquero e si alimentarono nello stesso ambiente culturale, usando parole d'ordine molto simili. Naturalmente la visione politica e sociale di Marinetti è elitaria e antidemocratica, quindi lontanissima dai valori espressi dalla nostra attuale Costituzione, che proclama l'uguaglianza dei cittadini e ripudia la guerra come strumento di offesa. Da ricordare infine che ci furono rapporti anche tra fascismo e artisti futuristi, tra cui spicca Giacomo Balla, che negli anni 30 divenne il pittore prediletto del regime ed ebbe molti apprezzamenti dalla critica dell'epoca.